Rovigno è l'esatto contrario di Pola. Dove Pola è solida e concreta, Rovigno è emotiva. Dove Pola non cerca di piacere, Rovigno lo fa senza sforzo. È una città che non va capita, va sentita, e basta arrivarci una volta per capire perché, per molti, è il luogo che resta più impresso di tutta l'Istria. La prima cosa che colpisce di Rovigno è la sua forma. Il centro storico sorge su una penisola che un tempo era un'isola, collegata alla terraferma solo in seguito. Questa origine si percepisce ancora oggi. Rovigno è raccolta, compatta, circondata dal mare su quasi tutti i lati. Non si espande, non si disperde. Si concentra tutta lì, in un piccolo spazio verticale che sale dal livello dell'acqua fino alla cima della collina. Entrare nel centro storico significa lasciare fuori il tempo. Le strade diventano strette, irregolari, lastricate di pietra consumata. Le case sono alte, addossate l'una all'altra, con persiane colorate, panni stesi, dettagli che sembrano messi lì apposta per essere fotografati, ma che in realtà fanno parte della vita quotidiana. Rovigno non è un set, è vera, semplicemente bellissima. Salendo verso l'alto, quasi senza accorgersene, si arriva alla chiesa di Santa Eufemia, che domina tutta la città. È il punto più alto, quello da cui capisci davvero dove ti trovi. Da qui il mare si apre a perdita d'occhio, punteggiato da isole e scogli, con la costa che si allontana dolcemente. È uno dei panorami più belli dell'Istria, soprattutto al tramonto, quando la luce diventa calda e la città sembra sospesa. Ma Rovigno non è solo salita e panorama, è soprattutto vita lenta. Il vero piacere qui è perdersi, scendere, risalire, fermarsi senza un motivo preciso. Ogni vicolo porta a una sorpresa. Una piccola piazza, una galleria d'arte, una scalinata che finisce direttamente in mare. È una città che invita a camminare senza meta, a sedersi, a osservare. Il mare a Rovigno è parte integrante dell'esperienza, anche se non è una destinazione balneare classica. Le spiagge sabbiose non esistono, ma in compenso ci sono scogli, piattaforme naturali e pinete che arrivano fino all'acqua. La zona del parco forestale di Punta Corrente, conosciuto anche come Zlatni Hrti, Capodoro, è uno dei luoghi più amati. Qui puoi fare il bagno in acqua limpida, nuotare lungo la costa, stenderti all'ombra dei pini e dimenticare completamente di essere a pochi minuti dal centro storico. La sera Rovigno cambia volto, ma senza perdere eleganza. Le strade si riempiono di persone, i ristoranti accendono le luci, i tavolini escono nelle piazzette. L'atmosfera è romantica, ma mai chiassosa. È il posto ideale per una cena lenta, per un bicchiere di vino vista mare, per una passeggiata senza fretta. È molto amata dalle coppie, ma non è esclusiva. Riesce a essere accogliente senza diventare artificiale. Una delle cose più belle di Rovigno è che non chiede di fare molto. Non serve una lista infinita di cose da vedere, serve tempo. Tempo per camminare, per guardare il mare cambiare colore, per ascoltare il rumore dei passi sulla pietra. È una città che funziona meglio quando smetti di cercare l'esperienza perfetta e ti lasci semplicemente andare. Rovigno è ideale se cerchi bellezza, atmosfera, emozione. È perfetta per chi vuole un'estate più sensoriale che frenetica, per chi ama i luoghi che parlano senza bisogno di spiegazioni. Non è la città più economica dell'Istria e nemmeno la più tranquilla in alta stagione, ma quello che offre in cambio è difficile da trovare altrove. Se Pola è la città che ti racconta l'Istria con la voce della storia e del lavoro, Rovigno è quella che te la sussurra attraverso la luce, il mare e il silenzio dei suoi vicoli.
due modi opposti di vivere la stessa costa, e proprio per questo entrambe indispensabili. Ma dietro questa bellezza così apparente e così fotografata, Rovigno nasconde storie che meritano di essere raccontate, storie che aggiungono profondità a quello che gli occhi vedono e che trasformano una passeggiata in un viaggio nel tempo. Rovigno nacque come isola vera e propria, separata dalla terraferma da un braccio di mare. Solo nel 1763 gli austriaci decisero di colmare il canale con terra e detriti, unendola definitivamente al continente. Questo spiega perché il centro storico ha quella forma così compatta e verticale. Doveva contenere tutto in poco spazio, sfruttando l'altezza invece dell'estensione. Camminando per i vicoli stretti, con le case che si toccano quasi, stai attraversando quello che un tempo era il limite fisico di un'isola. Il campanile della chiesa è ispirato a quello di San Marco a Venezia, un chiaro segno dell'influenza veneziana che ha plasmato Rovigno per secoli. In cima svetta la statua di bronzo di Santa Eufemia, che funge da banderuola segnavento. La leggenda racconta che il sarcofago della santa approdò miracolosamente sulle coste di Rovigno nell'Ottocento, trasportato dalle onde. Il sarcofago si trova ancora oggi nella chiesa e ogni anno, il 16 settembre, viene celebrata una grande festa in suo onore. Fino a metà del Novecento a Rovigno si parlava un dialetto veneto-istriano che ancora oggi molti anziani conoscono e usano. Non è croato, non è italiano standard, ma una lingua propria che racconta secoli di storia veneziana. Passeggiando per il centro non è raro sentire conversazioni in questa lingua melodiosa che suona familiare e straniera allo stesso tempo. È un tesoro linguistico che rischia di sparire con le nuove generazioni, ma che rende Rovigno ancora più unica. Dagli anni 60 del Novecento, Rovigno è diventata un rifugio per artisti croati e internazionali. Il centro storico è pieno di gallerie, atelier e botteghe dove pittori, scultori e artigiani lavorano e espongono. Questa presenza artistica non è turistica o artificiale, è parte dell'identità della città. Molti di questi artisti vivono qui tutto l'anno e camminando per le strade puoi vederli lavorare, con le porte degli studi aperte e l'odore di pittura che esce dai vicoli. Ogni anno a fine agosto Rovigno ospita un piccolo ma prestigioso festival di cinema all'aperto, con proiezioni nella piazza principale e sul lungomare. Guardare un film sotto le stelle, con le case colorate del centro storico come sfondo e il rumore del mare in sottofondo, è una di quelle esperienze che rendono Rovigno speciale anche per chi non è appassionato di cinema. Queste storie rendono ogni angolo di Rovigno più ricco di significato, ma per godersi la città al meglio è importante sapere anche cosa evitare e come muoversi senza incappare negli errori più comuni. Rovigno è una città generosa con chi la rispetta e sa come viverla, ma può deludere chi arriva con aspettative sbagliate o fa scelte affrettate. Ecco cosa non fare per non sprecare questa esperienza. Visitarla solo di giorno in alta stagione, Rovigno in piena estate, tra le 10 e le 18, può essere affollata al punto da togliere gran parte del suo fascino. Le strade strette si riempiono di turisti, i ristoranti sono pieni, trovare un angolo tranquillo diventa difficile. Il segreto è visitarla all'alba o al tramonto, quando la luce è perfetta e la città torna a respirare, oppure venire a giugno o settembre, quando i prezzi calano e l'atmosfera è più autentica. Rovigno va vissuta con calma, non di corsa tra la folla. Aspettarsi spiagge attrezzate e comode. Se nella tua mente hai l'immagine di lettini, ombrelloni e sabbia, Rovigno non è il posto giusto. Qui il mare si vive dagli scogli, dalle piattaforme naturali, dai pini che arrivano fino all'acqua. È un mare più selvaggio, più intimo, che richiede un po' di spirito di adattamento. Porta scarpe da scoglio, un telo e la voglia di esplorare calette nascoste. Se cerchi comfort balneare, meglio scegliere Parenzo o altre località. Rovigno è per chi sa rallentare, per chi cerca l'emozione più dell'azione, per chi preferisce un'ora seduto a guardare il mare piuttosto che una lista di cose da spuntare, e per chi ama la bellezza fine a se stessa, senza bisogno di giustificarla con attività o programmi, e per chi capisce che a volte perdersi è il modo migliore per trovare qualcosa. La domanda chiave: ti basta camminare in un posto bellissimo, sederti con un bicchiere di vino e sentirti già in vacanza? Se la risposta è sì, Rovigno è il tuo posto. Se invece hai bisogno di fare cose, di muoverti, di avere opzioni e programmi,
Forse dovresti guardare altrove. Alla fine Rovigno non cerca di accontentare tutti, e forse è proprio per questo che chi la ama davvero.